Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon Ferragosto. Oggi è festa qui in Italia. È il giorno di Ferragosto, il 15 agosto. Come va? Come state? Spero stiate tutti bene e spero che siate pronti per la lezione di oggi. Dopo un paio di lezioni un po' impegnative, oggi facciamo una lezione abbastanza, lineare, abbastanza semplice per per le cose che facciamo di solito. Oggi parliamo del futuro semplice. Quindi siamo arrivati alla lezione 28. Ehm, e quindi oggi la lezione sarà un po' più leggera del solito. Poi, prima di dimenticarmene, mercoledì che sarà mercoledì 19, possiamo fare una lezione, di esercizio su tutti i pronomi combinati. Quindi pensiamoci. Pensiamoci. Allora, vi vedo. Allora, ciao Barbara, ciao Christian, ciao Giulia Maria, ciao Inge, ciao Tammy, ciao Princi, ciao Gabe, ciao David, ciao Harald, ciao Cristina, ciao Kajal, ciao Eva, buonasera dall'Indonesia. Com'è il tuo nome? Wasigu? Leggo bene? Fammi sapere. Ciao Andy, ciao Charlie, ciao Merily. Se volete, se potete, ciao Thais, scrivete anche il vostro nome, perché spesso non lo capisco dal nome del vostro profilo. Ciao Lorraine, ciao Thomas. Allora, iniziamo? Ciao Fernanda, grazie per gli auguri di Ferragosto. Che ci faccio qui a lavorare a Ferragosto? Beh, in realtà, mhmm, è solamente 1 ora e mezza di oggi dai, non è male. Poteva andare molto peggio. Oggi ho pranzato con mia madre, stasera vado a cena a casa di amici, quindi mi rilasso, non vi preoccupate. Però oggi è sabato, quindi abbiamo un impegno, non potevo annullare l'impegno di oggi. Allora, aspettiamo un altro po', visto che vedo che si stanno collegando anche altre persone. Ti chiami Wasi o Vasi? Come leggo la tua W? W o V? Ciao Paolo, ciao Gioele, ciao Cata, ciao Emily, buon pomeriggio a te. Ciao Perry. Dico la verità, sono Michela. Sto usando il computer di mio marito.
Okay, ciao Michela, benvenuta. Ma questo non è lavoro, ci stiamo divertendo, no? Sì, ci divertiamo, però è anche un po' lavoro. Allora, capitolo 28, futuro semplice. Il futuro semplice è uno di quei tempi verbali che forse perché è troppo facile, viene sempre un po', ignorato forse. Perché, secondo me? Perché nella lingua di tutti i giorni tendiamo spesso a sostituire il futuro semplice con il presente. Quindi io posso dire: "Domani vado" al posto di "domani andrò". E quindi, mhmm, questo, come dire, rende un po' ignorato il futuro semplice. Però in realtà è un tempo verbale molto bello, molto elegante nella pronuncia, nella forma. Forse perché c'è l'accento su 2 persone. Non lo so, l'accento finale mi sembra elegante. Allora, la maggior parte dei verbi in italiano ha una coniugazione regolare al futuro semplice. La cosa più complessa del futuro semplice è la pronuncia. È la pronuncia perché ci sono, per esempio, c'è l'accento alla fine della prima persona e della terza persona singolare e quello è importante da pronunciare, da calcare un po' con l'intonazione. E, uhm, e poi ci sono anche delle vocali vicine, soprattutto alla seconda persona singolare. Quindi è importante pronunciare bene questi suoni. Perché? Perché quando poi studieremo, quando vedremo il condizionale semplice, la la prossima lezione, la lezione 29, vedremo che dal punto di vista della pronuncia sarà estremamente importante pronunciare bene, perché altrimenti è molto facile confondere i 2 tempi verbali. Quindi oggi ci esercitiamo anche un po' nella pronuncia. Leggiamo insieme. Prendiamo per esempio un verbo del primo gruppo in are, guardare. Io guarderò, tu guarderai, lui, lei guarderà, noi guarderemo, voi guarderete, loro guarderanno. Quindi qui, diciamo, le persone da attenzionare sono le prime 3. Guarderò, guarderai, guarderà. Vediamo scrivere. Gruppo ere. È uguale la coniugazione. È uguale al gruppo are. Scriverò, scriverai, scriverà, scriveremo, scriverete,
scriveranno. E infine per il gruppo ire, finire, finirò, finirai, finirà, finiremo, finirete, finiranno. Quindi qui in realtà cambia solamente la vocale. Da "e" passa a "i" per la coniugazione dei verbi in ire. Poi queste coniugazioni le trovate nel capitolo sul libro. C'è un gruppo di verbi interessante che sono del gruppo are, quindi del primo gruppo. Però cosa succede? Succede che prima di are c'è la lettera C oppure la lettera G e quindi li chiamiamo verbi in care, gare. Cosa succede con questi verbi? Succede che prima della coniugazione, prima delle terminazioni, erò, erai, erà, eremo, erete, eranno, dobbiamo mettere la lettera H perché dobbiamo mantenere il suono duro. K, G. E quindi la coniugazione di giocare al futuro semplice è giocherò, giocherai, giocherà, giocheremo, giocherete, giocheranno. Il verbo pagare è pagherò, pagherai, pagherà, pagheremo, pagherete, pagheranno. Altri verbi che funzionano come giocare e pagare sono pregare, cercare, dialogare, affogare, litigare. Ve ne vengono in mente altri che fanno parte del gruppo care gare? Mancare, scrive Davison, esatto. Giudicare, scrive Gabe. Comunicare, scrive Barbara. Esattamente. Quindi al futuro, quando vedete al futuro semplice, quando vedete un verbo del gruppo are e prima di are c'è una C o una G, allora dobbiamo mettere la H prima della terminazione del futuro semplice. Anche masticare, esatto, scrive David. Angelica scrive praticare, esatto. Margot suggerisce sprecare, esattamente. Kevin suggerisce indagare, esatto, esattamente. Promulgare anche, sì. Promulgare significa diffondere.
è un verbo, un po' specifico. Promulgare una legge, per esempio. Caricare, esattamente, caricare e anche il suo contrario, scaricare. Mh-mh. Questo lo suggerisce Irene. Mary suggerisce mantecare. Esatto. Mary, ma per caso ti piace cucinare il risotto? Perché questo verbo è molto specifico per le ricette. Spiegare. Sì, esatto, anche spiegare, come suggerisce, Giulia Maria. Divulgare, esatto, esatto, come suggerisce Inglese in Francia. Ricordami il tuo nome? Grazie. Petar suggerisce spizzicare, esattamente. Pescare, esatto. Pescare. Suggerisce, mhmm, lei? Leisis? Supplicare, sì. Negare, negare, esattamente. Dimenticare, suggerisce Mercedes. Verificare. Supplicare, esatto. Tigis, grazie per il suggerimento del tuo nome. Grazie. Supplicare è un ottimo esempio. Benissimo, bene, ci siamo con questi verbi. E grazie anche a te Christopher per avermi ricordato il nome. Perfetto. E un ultimo verbo leggiamo, da parte di, Christian, sprecare, che è un verbo molto, molto utile. Bene. Quindi adesso voi potete fare la vostra lista di, verbi. Bene, possiamo andare avanti. Ovviamente ci sono alcuni verbi irregolari. Sono sempre i soliti verbi, nel senso che spesso e volentieri tra i verbi irregolari troviamo essere, avere, andare, volere. Solitamente essere e avere sono quasi sempre irregolari. Andare è spesso irregolare. Uhm, volere e anche gli altri verbi modali: volere, potere, dovere, sapere. Quindi leggiamo queste coniugazioni. Qui ovviamente sappiamo che sono verbi irregolari, per questo motivo dobbiamo memorizzare le coniugazioni. Non ci sono delle regole che possiamo memorizzare. Sì, lo so, ho scritto avrò al posto dell'infinito avere. Lo so, lo so. L'ho visto, me ne sono accorta adesso. Allora, essere. Sarò, sarai, sarà. Saremo, sarete, saranno. Quindi sarò, io sarò, tu sarai, lui, lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno. Avere. Io avrò, tu avrai, lui, lei avrà. Noi avremo, voi avrete,
loro avranno. Andare, io andrò, tu andrai, lui, lei andrà, noi andremo, voi andrete, loro andranno. E poi volere, io vorrò, tu vorrai, lui, lei vorrà, noi vorremo, voi vorrete, loro vorranno. Esatto, sarà perché ti amo, la famosa canzone dei ricchi e poveri. Quella può essere carina da ascoltare per rinfrescare la memoria, per la coniugazione irregolare, del verbo essere e poi in realtà anche per un uso molto specifico del futuro semplice che vediamo tra poco. Perché non è in realtà un'azione futura in quel caso, ma è un'altra cosa. Allora, altri verbi irregolari sono fare, dire, vedere e venire, per esempio. Quindi non sono tantissimi i verbi irregolari. Leggiamo anche queste coniugazioni. Fare, io farò, tu farai, lui, lei farà. Noi faremo, voi farete, loro faranno. Verbo dire, io dirò, tu dirai, lui, lei dirà, noi diremo, voi direte, loro diranno. Vedere, vedrò, vedrai, vedrà. Vedremo, vedrete, vedranno. E infine venire, verrò, verrai, verrà, verremo, verrete, verranno. E poi a pagina 160 del libro trovate anche altri verbi irregolari, oppure anche facendo una breve ricerca su internet. Non sono tantissimi comunque. Qui, per esempio, possiamo aggiungere bere, dare, vivere, e gli altri verbi, modali, quindi sapere, potere, dovere. Anche il verbo tenere, esatto, sì, Mary. Anche il verbo tenere è irregolare. E ha la stessa coniugazione di venire, perché è io terrò, tu terrai, lui, lei terrà, noi terremo, voi terrete, loro terranno. Allora, come funziona il verbo stare? Il verbo stare fa parte dei verbi, irregolari perché ha la stessa coniugazione di fare. Starò, starai, starà. Staremo, starete, staranno. Quindi ha questa coniugazione con la lettera A, quindi arò, arai, arà. Quindi anche stare solitamente è uno dei soliti verbi che troviamo nel gruppo dei verbi irregolari, no, se ci fate caso, ehm, sono sempre gli stessi e questo penso di averlo detto anche già diverse volte, anche per esempio quando abbiamo parlato del presente.
che i verbi irregolari sono quasi sempre dei verbi che usiamo molto spesso nella conversazione e quindi sono sempre gli stessi: essere, avere, fare, dire, dare, stare, dovere, potere, volere, sapere. Sono sempre questi. Quindi, anche questo può essere un buon esercizio di riconoscimento. Allora, come possiamo usare il futuro semplice? Ovviamente il nome futuro dice già per cosa usiamo il futuro, quindi per le azioni future che avvengono in un momento successivo al momento in cui parliamo. Quindi per esempio, domani Martina e Gianni andranno al parco. L'anno prossimo mi trasferirò nella casa nuova. Quindi tutte azioni che avverranno in avanti, in un momento successivo al momento in cui parliamo. Ed è in questo caso che nella lingua colloquiale, nella lingua più informale, possiamo usare il presente. Però nella frase deve esserci un avverbio di tempo che si riferisce al futuro, perché altrimenti non funziona. Va bene? Un altro uso molto interessante del futuro semplice è quello per esprimere delle supposizioni, per fare delle ipotesi e per dare delle informazioni che non sono certe. Appunto, quindi noi supponiamo delle cose, immaginiamo delle cose. Per esempio, dov'è Beatrice? Boh, sarà in palestra. Qui che vuol dire? Vuol dire non lo so in realtà, non ho questa informazione, forse è in palestra. Faccio una supposizione. Forse è in palestra. Per dire tutto questo usiamo il futuro semplice. Sarà in palestra. Però non è una certezza. È una mia supposizione perché, per esempio, è lunedì e lei solitamente il lunedì pomeriggio va in palestra. Quindi, se mi chiedi dov'è Beatrice ed è lunedì pomeriggio, io ti rispondo sarà in palestra. È una mia supposizione in base alle informazioni che ho. Leggiamo l'esempio successivo. Sarai stanco dopo quella camminata. Qui io, a come prima, faccio una supposizione. Forse sei stanco perché hai camminato tanti chilometri e quindi di solito dopo tanti chilometri si è stanchi.
e quindi dico: "Riposati, sarai stanco dopo quella camminata." Va bene? E forse, mi viene da dire questa cosa, che nella lingua di tutti i giorni, nella lingua informale, nelle conversazioni, uhm, del quotidiano, è più frequente il secondo uso del primo, proprio per quello che dicevamo prima, cioè che spesso sostituiamo il presente al futuro per le azioni future. Allora Barbara scrive: "Quanto costeranno queste scarpe?" Esatto. Qual è qui uhm, il senso di questa domanda? Che io non sto chiedendo direttamente quanto costano queste scarpe alla commessa o al commesso del negozio, ma per esempio sto, passeggiando con una mia amica, ci fermiamo davanti a una vetrina di un negozio di scarpe, vevia vivia vedi scusate, vediamo un paio di scarpe che ci piace e ci chiediamo, immaginiamo: "Ma quanto costeranno queste scarpe?" È un po' una richiesta di supposizione. Ma costeranno 100 €. Quindi è un po', non si vuole veramente sapere quanto costano quelle scarpe, perché tanto non le compreremo, ma mi chiedo appunto, immagino quale possa essere il prezzo per fare conversazione, no, quanto costeranno queste scarpe? Boh, costeranno 100 €? È possibile usare il condizionale per fare supposizioni? Uhm, no, no. Adesso diciamo che non vorrei parlare del condizionale perché lo vedremo la prossima volta e la prossima volta faremo anche un confronto tra futuro semplice e condizionale. Però prima di farlo dobbiamo vedere il condizionale presente, va bene? Però direi di no. No, per fare supposizioni no, perché appunto c'è il futuro semplice e poi comunque ci sono anche altri modi, ma con il congiuntivo più che altro. Con il congiuntivo, sì. Vediamo un altro esempio da Margot. "Dov'è Alessandro?" "Sarà a casa. La sua macchina è in garage." Quindi qui non c'è la certezza di questa informazione, perché sì, la sua macchina è in garage, ma forse lui è uscito a piedi, no, uhm, e quindi noi facciamo una supposizione in base
alle informazioni che raccogliamo dal contesto. Sarà a casa, c'è la macchina in garage. Esatto. Un altro esempio: che ore sono? Saranno le 8. Non ho l'orologio però, quindi suppongo che siano le 8, perché magari sto guardando la TV e in TV c'è un programma che inizia sempre alle 8 e quindi dico: "Boh, saranno le 8". Bene. Allora adesso facciamo, uhm, boh. Boh significa non lo so. Quindi se devi dire non lo so, diciamo boh. Beh è quando c'è esitazione nella risposta, cioè tu sai che cosa dire, però dici: "Beh, cioè non vuoi dirlo. Invece boh è proprio non lo so, non lo so. Allora facciamo un esercizio a pagina 162, esercizio 9. E questa volta però proviamo a fare una cosa un po' diversa, perché per questo esercizio sul libro c'è anche l'audio, c'è la traccia audio, quindi si può ascoltare il testo. E quindi oggi vorrei provare a fare questa cosa, cioè ascoltare l'audio per riempire gli spazi vuoti del testo. Quindi chi ha il libro può farlo seguendo il testo a pagina 162, esercizio 9. Chi non ha il testo può leggerlo sullo schermo. Adesso voglio provare a fare una cosa, vediamo se ci riesco. Perché vorrei farvi ascoltare l'audio. No, va bene, non mi funziona così. Vabbè. Facciamo in un altro modo. Allora, vediamo se così funziona. L'estate è finalmente alle porte e Roma si prepara a stupire con una serie di eventi eccezionali che si terranno nei prossimi mesi. Siamo sicuri che quando saprai di quali eventi si tratta non ne vorrai perdere neanche uno. Musica sotto le stelle. Una serie di concerti di artisti italiani e internazionali si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica e all'Ippodromo delle Capannelle. Potrai trovare sicuramente il concerto adatto a te. Arte e cultura. Gli appassionati d'arte non rimarranno delusi.
Il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, MAXI, ospiterà una mostra straordinaria dedicata all'arte contemporanea italiana. Inoltre, il Museo dei Fori Imperiali aprirà le porte a una mostra speciale che esplorerà la storia dei gladiatori nell'antica Roma. E questi sono solo due esempi. Cinema all'aperto. Tornerà anche quest'anno l'appuntamento con il cinema all'aperto in 24 posti della città, dal quartiere Trastevere al Parco degli Acquedotti. Non solo film, ma anche incontri con registi e attori. L'ingresso sarà gratuito. Si è sentito? Datemi segni di vita tra le chiacchiere. Perché allora, sopra l'esercizio avete ovviamente i verbi, no, tenersi, ospitare, aprire, rimanere, potere, esplorare, essere, sapere, tornare, svolgersi e volere. E devono essere coniugati al futuro semplice e messi nello spazio giusto. Quindi con l'audio in realtà non dovete capire qual è il verbo giusto, ma dovete solamente ascoltare la coniugazione. Va bene? Quindi ascoltiamo di nuovo questo audio e poi, vediamo quali sono le soluzioni. Ciao Joyce, il tempo sì che ce l'abbiamo, dovete ascoltare, è molto veloce, lo so, però questo è. Adesso ascoltiamo di nuovo, una seconda volta e voi dovete seguire il testo e scrivere la coniugazione, va bene? È un esercizio contemporaneo, quindi scrivete mentre ascoltate. L'estate è finalmente alle porte e Roma si prepara a stupire con una serie di eventi eccezionali che si terranno nei prossimi mesi. Siamo sicuri che quando saprai di quali eventi si tratta, non ne vorrai perdere neanche uno. Musica sotto le stelle. Una serie di concerti di artisti italiani e internazionali si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica e all'Ippodromo delle Capannelle. Potrai trovare sicuramente il concerto adatto a te. Arte e cultura. Gli appassionati d'arte non rimarranno delusi. Il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, MAXI, ospiterà una mostra straordinaria dedicata all'arte contemporanea italiana. Inoltre, il Museo dei Fori Imperiali aprirà le porte a una mostra speciale che esplorerà la storia dei gladiatori nell'antica Roma. E questi sono solo due esempi. Cinema all'aperto. Tornerà anche quest'anno l'appuntamento con il cinema all'aperto in 24 posti della città, dal quartiere Trastevere al Parco degli Acquedotti. Non solo film, ma anche incontri con registi e attori. L'ingresso sarà gratuito. Allora, adesso vi chiedo di scrivere man mano la coniugazione al futuro semplice tra le chiacchiere, va bene?
Così noi leggiamo più lentamente e man mano che andiamo avanti metto sullo schermo le vostre risposte. Va bene? Allora, l'estate è finalmente alle porte e Roma si prepara a stupire con una serie di eventi eccezionali che si terranno nei prossimi mesi. Ok, grazie Mariana. Si terranno nei prossimi mesi. Quindi l'estate è finalmente alle porte, Roma si prepara a stupire con una serie di eventi eccezionali che si terranno nei prossimi mesi. Siamo sicuri che quando saprai di quali eventi si tratta, siamo sicuri che quando tu saprai di quali eventi si tratta, non ne non ne vorrai perdere neanche uno. Bene. E quindi poi qui abbiamo anche il riepilogo. L'estate è finalmente alle porte e Roma si prepara a stupire con una serie di eventi eccezionali che si terranno nei prossimi mesi. Siamo sicuri che quando saprai di quali eventi si tratta, non ne vorrai perdere neanche uno. C'era una domanda eccolo. Sì, si terranno è il verbo tenersi, perché c'è anche il pronome riflessivo, sì. Tenersi vuol dire avere luogo. È un verbo che si usa con gli eventi. Quindi un evento si tiene in un certo posto, significa che è organizzato, ha luogo in quel posto. Benissimo. Esatto, sì. Significa to take place, sì. Poi, musica sotto le stelle. Una serie di concerti di artisti italiani e internazionali si svolgeranno all'Auditorium Parco della Musica e all'Ippodromo delle Capannelle. Allora qui, l'esercizio penso che sia al singolare se non sbaglio, perché è una serie di, quindi si svolgerà. Aspetta, fatemi controllare, perché in realtà sono possibili tutte e 2 le opzioni, però non mi ricordo quale ho messo. È al singolare, okay, grazie. Quindi si svolgerà. Però è possibile anche usare il plurale, perché, mhmm, c'è questa cosa che si chiama accordo grammaticale e accordo di senso o di significato. Cioè,
una serie di concerti di artisti italiani e internazionali. Se vogliamo guardare la grammatica, allora sì, il soggetto è singolare perché è una serie di. Quindi una serie di si svolgerà. Ma se voi dite una serie di concerti di artisti italiani e internazionali si svolgeranno, significa che voi state facendo l'accordo di significato in questo caso, perché fate riferimento ad un gruppo di concerti, plurale. Ed è una cosa accettata nel parlato, va bene? Accordo semantico. Sì, non sono sicura che si chiami accordo semantico, però sì, il significato è quello. Poi mhmm, quella successiva è potrai trovare sicuramente il concerto adatto a te. Esatto. Capisco Isabella quello che dici, però in realtà non c'è una versione migliore dell'altra, cioè se vogliamo essere corretti, il singolare, una serie di concerti si svolgerà. Nel parlato possiamo anche essere più, come dire, meno controllati e usare il plurale, però in realtà in italiano deve essere al singolare, si svolgerà. Poi vediamo arte e cultura. Gli appassionati d'arte non rimarranno delusi. Il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, MAXXI, il verbo qui è ospitare, ospiterà una mostra straordinaria dedicata all'arte contemporanea italiana. Inoltre il Museo dei Fori Imperiali aprirà le porte. Inoltre il Museo dei Fori Imperiali aprirà le porte a una mostra speciale che mh, la storia dei gladiatori nell'antica Roma. E questi sono solo 2 esempi. Aprirà le porte a una mostra speciale che esplorerà la storia dei gladiatori. Benissimo. Poi l'ultimo paragrafetto, cinema all'aperto. Mh, anche quest'anno tornerà anche quest'anno l'appuntamento con il cinema all'aperto in 24 posti della città, dal quartiere Trastevere al Parco degli Acquedotti. Non solo film, ma anche incontri con registi e attori. L'ingresso sarà gratuito. Perfetto. Ok.
Volete ascoltare l'audio di nuovo? Allora, lo ascoltiamo di nuovo. L'estate è finalmente alle porte e Roma si prepara a stupire con una serie di eventi eccezionali che si terranno nei prossimi mesi. Siamo sicuri che quando saprai di quali eventi si tratta, non ne vorrai perdere neanche uno. Musica sotto le stelle. Una serie di concerti di artisti italiani e internazionali si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica e all'Ippodromo delle Capannelle. Potrai trovare sicuramente il concerto adatto a te. Arte e cultura. Gli appassionati d'arte non rimarranno delusi. Il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, MAXI, ospiterà una mostra straordinaria dedicata all'arte contemporanea italiana. Inoltre, il Museo dei Fori Imperiali aprirà le porte a una mostra speciale che esplorerà la storia dei gladiatori nell'antica Roma. E questi sono solo due esempi. Cinema all'aperto. Tornerà anche quest'anno l'appuntamento con il cinema all'aperto in 24 posti della città. Dal quartiere Trastevere al Parco degli Acquedotti. Non solo film, ma anche incontri con registi e attori. L'ingresso sarà gratuito. Bene. Allora, ho trovato una scena di un film in cui ci sono i due usi di futuro semplice che abbiamo studiato oggi, quindi il futuro semplice per le azioni future e il futuro semplice per fare le supposizioni. Allora, vi lascio il link perché se volete grazie per avermelo ricordato o fatto notare più che altro. Eccoci. Allora, ho trovato questa scena di un film che si chiama Mamma o papà ed è una scena in cui i genitori dicono ai loro figli che divorzieranno. È una commedia in realtà, non è una cosa drammatica. E la cosa utile per noi è che in questa scena c'è sia l'uso del futuro semplice per le azioni future, sia per fare supposizioni. Va bene? Allora, proviamo ad ascoltare solo solo 2 parti però, perché ho paura di ricevere delle segnalazioni. Perché l'altra volta quando, abbiamo visto la scena del film La grande bellezza, ho ricevuto una segnalazione e quindi ho dovuto tagliare tutto quel pezzo della diretta.
Allora, la prima scena che vediamo è quella in cui, uhm, c'è il futuro, però ascoltate, non voglio non voglio anticiparvi nulla. Ragazzi, voi vi starete sicuramente chiedendo perché vi abbiamo riuniti qui. Allora, ragazzi, voi vi starete sicuramente chiedendo perché vi abbiamo riuniti qui. Quindi che cosa dice? Dice allora, va bene. Esatto, vi starete sicuramente chiedendo perché vi abbiamo riunito qui. Allora, questo che cos'è? È il futuro, però qui abbiamo la perifrasi stare più gerundio, giusto? E adesso, esatto, questa è la traduzione in inglese. You must be asking yourselves why we gathered you here. Quindi suppongo, quindi anche se c'è l'avverbio sicuramente, qui è un po' fuorviante, perché in realtà qui è la perifrasi stare più gerundio al futuro, quindi voi starete o vi starete chiedendo, perché in realtà è chiedersi, quindi avrei dovuto sottolineare anche vi, giustamente. È una supposizione. Quindi io immagino che voi vi stiate chiedendo: "Perché ci avete riunito qui?" Però non è una certezza, anche perché abbiamo visto che i ragazzi sul divano non sono molto interessati ad ascoltare e quindi c'è un po' questa scena, uhm ironica, no, perché lui dice con molta serietà: "Vi starete sicuramente chiedendo perché vi abbiamo riunito qui". In realtà però, non è così perché se guardiamo i figli non sono molto interessati. Quindi questo è il secondo uso del futuro che abbiamo visto. E che cosa abbiamo capito anche? Che possiamo coniugare stare più gerundio al futuro, quindi non solo al presente, ma anche all'imperfetto e al futuro semplice. Va bene? Sì, è la stessa protagonista, sì, è Paola Cortellesi, sì. Quindi si può fare una specie di figura retorica del linguaggio? Nel senso che possiamo usare
ovviamente la lingua in base alle nostre necessità. Dobbiamo usare dei tempi verbali che ci permettono di fare certe cose comunicative. Sì, non so, forse non direi figura retorica. O forse sì, però insomma ci sono dei tempi verbali che noi usiamo con un significato che è diverso da quello "letterale", tra virgolette. Ma sicuramente qui funziona per introdurre una supposizione anziché per assicurare qualcosa. Sì, qui sicuramente è più lui che cerca di convincere se stesso che i suoi figli abbiano quella domanda, si stiano facendo quella domanda, perché in realtà a vederli, no. Quindi, sì, esattamente, non è una certezza in questo caso. Allora, futuro progressivo, nel caso specifico del primo esempio di questa scena, nella forma, ma non nel significato, perché non è veramente un'azione futura. Il futuro progressivo è quando io dico: "Quando mi chiamerai oggi pomeriggio alle 7, io starò guidando e quindi non potrò risponderti, perché io già so che a quell'ora starò guidando per andare in un luogo." Quindi il futuro progressivo è proprio quando noi usiamo stare più gerundio, stare al futuro semplice, per esprimere un'azione futura. Lui in questo caso lo ha detto, cioè ha detto: "Voi vi starete sicuramente chiedendo perché vi abbiamo riuniti qui, perché suppone che questo accadrà." Esatto. Uhm, esattamente, è una supposizione. E poi altri esempi del futuro sono in realtà, esempi di azioni future. Proprio dal film. Allora recupero la parte. Mh-mh. Dov'è? Okay. Che se non vivremo più sotto lo stesso tetto. Anche se non vivremo più sotto lo stesso tetto. E per quanto riguarda... Vada, noi saremo sempre una famiglia unita dall'amore, anche se non vivremo più sotto lo stesso tetto. E comunque vada, noi saremo sempre una famiglia unita dall'amore,
anche se non vivremo più sotto lo stesso tetto. Quindi dicono: noi saremo sempre una famiglia unita dall'amore anche se non vivremo più sotto lo stesso tetto. Quindi queste sono azioni propriamente future. Noi saremo sempre una famiglia unita dall'amore anche se non vivremo più sotto lo stesso tetto. Sotto lo stesso tetto significa nella stessa casa. Allora, vi ho lasciato il link tra le chiacchiere. Per chi è nuovo, tra le chiacchiere significa nella chat. Se volete vedere tutta la scena. Allora, Margo suggerisce: se togli l'immagine non ci sarà problema con il video. È vero, però a volte ho anche bisogno di mostrarvi la scena, l'immagine, perché ci aiuta con il contesto. E quindi diventa un po' difficile togliere l'immagine, perché solo con l'audio non c'è il contesto ad aiutarci. Quindi capisco il tuo suggerimento, assolutamente. A volte bisogna rischiare. Allora ho finito per oggi. Non ho altro materiale da farvi, vedere. Oggi abbiamo fatto parecchio esercizio, di ascolto, con prima l'esercizio e poi il video del film, della scena tratta dal film. In realtà, come dicevamo all'inizio, il futuro semplice è molto, immediato come verbo, come tempo verbale, scusate. E quindi per oggi abbiamo finito. Ah sì? E com'era? Simpatico? Tammy ha incontrato Antonio Albanese in un ristorante a Milano alcuni anni fa. Beh, spero di sì. Sembra simpatico come attore, come persona. Grazie mille a te, Angelica, e buona passeggiata in spiaggia. Goditela. Grazie mille a te, Sandra, per essere stata qui con noi oggi. Grazie a te, Inge, buon proseguimento a te. Ciao Sofi, grazie, grazie. E ovviamente devo ringraziare i super sticker, quindi grazie Gabe, Isabel, grazie mille, Christopher, grazie mille, Irene, grazie di cuore. Grazie mille Cata, grazie mille David, ci vediamo alla prossima. Grazie mille a te Barbara, sono contenta che sia stato divertente. Grazie a te Enzo, buon proseguimento a te. Grazie mille Eva, buona serata a tutti. Grazie Fernanda,
buon fine settimana a tutti voi. Grazie Carmine, anche per me è sempre un piacere. Grazie Joyce, ti ringrazio molto, sei sempre molto gentile. E grazie Tim, grazie di cuore a te. Mi piace questo testo, mi piace il fatto che sto migliorando il mio livello di italiano. Bellissimo, Dorothy, sono molto contenta per te e grazie per averlo detto a tutti noi. Voglio dirti che l'audio è molto meglio da quando hai cambiato microfono. Non era male prima, ma i respiri si sentivano molto. Ora è molto silenzioso e la tua voce è molto chiara. Grazie mille per questo tuo riscontro, Gabe. Sono contenta e sì, volevo cambiare microfono da un po' di tempo. Finalmente ce l'ho fatta. E quindi sì. Poi uso anche le cuffie per sentirmi bene e so come calibrare meglio la voce sentendomi. Perfetto. Grazie mille di cuore, grazie John, grazie mille a te e grazie Zut. Dico bene il tuo nome, correggimi se sbaglio. Grazie a voi e molto probabilmente ci vediamo mercoledì per fare un grande ripasso dei pronomi combinati e ho trovato tante scene divertenti di film divertenti che guarderemo insieme. Scene con dialoghi pieni di pronomi combinati. Quindi sarà divertente per chi vorrà esserci a mercoledì. Grazie mille Angela, buon Ferragosto anche a te e a tutti voi. Alla prossima! Ciao!